Carissimi amici, buongiorno a tutti. Nel filmato di oggi vi parliamo di un forno della Nardi, il modello FRX 460 BJB, e vi facciamo vedere come si smonta la porta del forno e come si puliscono i vetri all'interno. Abbiamo ritenuto opportuno farlo perché è un modello il cui smontaggio dei vetri è un pochino complicato e anche perché ci è stato sollecitato, ci è stato richiesto da diversi nostri iscritti al nostro canale YouTube. Bene, cominciamo a vedere dapprima quali sono gli attrezzi che ci necessitano per lo smontaggio della porta. Gli attrezzi sono pochi e sono semplici. È sufficiente avere a portata di mano un giravite e due pernetti metallici, che possono essere due viti, due chiodi, niente di particolare. Ora procediamo con lo smontaggio della porta. Per smontare questa porta si possono seguire due metodi. Il primo metodo è quello dell'uso del pernetto metallico o del chiodo. Si procede in questo modo. Si infila il pernetto metallico in questo foro che vedete in questa posizione, tenendo la porta bene aperta. Infilate uno in ambedue le cerniere, quindi uno a sinistra e uno a destra. Ecco, dopo averlo posizionato bisogna fare un movimento di chiusura della porta parziale. A questo punto sentirete l'impedimento delle cerniere che sono bloccate dal perno metallico. Quindi bisogna fare l'operazione di prendere la porta con le due mani e fare un sollevamento, in modo tale che le cerniere vanno via dalla loro sede. E quindi la porta può essere estratta. Ora, questo è un metodo, abbiamo la nostra porta smontata. Ora vi faccio vedere qual è l'altro metodo, però dobbiamo naturalmente rimontare prima la porta, che si fa in questo modo. Basta riposizionarla nella loro sede, aprire e togliere i pernetti che avevamo messo prima. Ora, per l'altro metodo è sufficiente avere un giravite e si fa in questo modo. Sotto alla cerniera ci sono dei gancetti che vanno premuti e sentirete alla pressione un tic, uno scatto, sempre tenendo ben aperta la molla. Quindi facendo la pressione dovuta si sente questo scatto. Questo chiaramente va fatto in tutte e due le molle. Ecco, una volta fatto questo posizionate il cacciavite e potete fare l'operazione che avete fatto prima di sollevamento. E quindi potete togliere di nuovo la porta. Questo secondo metodo è utile se non avete a disposizione i due pernetti metallici, due chiodi da infilare nei forellini. Quindi una volta tolta la porta, ora vediamo come si procede al suo completo smontaggio e quindi alla pulizia dei vetri interni. Bene, ora una volta tolta la porta arriviamo al vero cuore del problema, cioè in pratica come intervenire per riuscire a pulire internamente questi vetri. Quindi dapprima bisogna aprire la porta, nel senso cioè, di disaccoppiare le due parti della porta, quella interna e quella esterna, e si fa dapprima svidando queste due viti, che ora è molto semplice, basta un cacciavite a croce. Bene, una volta tolte le due vitri, con un'operazione manuale dobbiamo disaccoppiare queste due porte e si fa in questo modo. Bisogna dapprima aprire leggermente le due parti e poi la parte questa nera interna deve scorrere verso il basso. Tirandola fa questo movimento di scorrimento e ora abbiamo separato i due elementi della porta. Allora, sicuramente quando aprite la porta vi troverete questi due gommini vacanti. Conservateli perché poi saranno utili nel rimontaggio della porta stessa. E il loro posizionamento sarà questo, 1 e 2. Quindi ora, per poter smontare ulteriormente questi veti, si procede in questo modo. Dobbiamo dapprima togliere questo
lamiera, questo è il lamierino, e si procede in questo modo. Con un paio di pinze bisogna liberarlo agendo su queste lamelle, portandolo in posizione verticale e aprendo anche queste. Qui bisogna fare attenzione ad agire su queste parti metalliche, a non forzare troppo per evitare di romperle. Allora vanno aperte. Ecco, ora siamo in grado di togliere questo lamierino. Ora dobbiamo togliere il vetro interno. Anche qui bisogna liberarlo agendo su questi fermi, e anche questi vanno aperti in modo da poterlo liberare, sempre facendo piano per evitare di romperne qualcuno. Ora, sollevandolo, lo possiamo togliere e quindi possiamo aprire ora e pulire tutti e tre i vetri che ci sono nel forno. Quindi certo è un'operazione un po' complicata e bisogna fare molta attenzione a queste parti, perché queste, a forza di distorcerle, si potrebbero chiaramente anche rompere. Quindi è un'operazione che bisogna cercare di fare con tempi un po' lunghi, non molto frequentemente. Quindi una volta che avete pulito i tre vetri si può procedere all'operazione di rimontaggio seguendo la strada a ritroso, che adesso vi faccio vedere. Quindi riposizioniamo il vetro, preciso insieme a quello sotto, e chiudiamo queste due sia di qua che di qua. Dobbiamo rimontare anche il lamierino. E anche qui stringere di nuovo le lamelle. Anche queste. Ora, prima di procedere però bisogna fare attenzione a una cosa, che questo vetro interno sia ben saldo, che non faccia dei movimenti laterali. Quindi vi consiglio, prima di procedere nel rimontaggio, di fare questa operazione. Se vedete che questo vetro scorre verso il basso, vuol dire che non è ben fissato, quindi bisogna ancora un pochino piegare queste due lamelle. Bene, ora dobbiamo riassemblare completamente la porta. Ora forse arriva la parte un po' più difficile, nel senso che nel riassemblarla noi dobbiamo fare in modo tale che queste due punte che si vedono qui devono entrare in queste due asole. Quindi potrebbe anche essere che magari al primo tentativo non ci si riesce bene a centrarle, quindi l'operazione magari va ripetuta. E la cosa importante è riposizionare questi due gommini in questo modo. Quindi ora noi giriamo la nostra porta per cercare di infilare, come dicevo, queste due punte in queste due asole. È un'operazione che bisogna farla quasi un po' così alla cieca, perché non c'è una buona visibilità della posizione della porta. Infatti, come dicevo, al primo colpo a volte non ci si riesce, quindi spostando i gommini sicuramente si rispostano e voi dovete riposizionarli.
oppure potete metterci magari un goccio di silicone in modo che ve lo tiene fermo di colla in qualche modo. Ecco, ora ci siamo. Chiaramente dovete fare in modo tale che la parte nera del forno vada all'interno, perché poi serve per rimettere le viti. Ecco, una volta messo questo si possono mettere le viti di chiusura. Ecco, ora abbiamo richiuso la nostra posta. Bene, come avete visto non è un'operazione semplicissima, quindi chiaramente cercate di non farlo molto frequentemente perché è è un lavoro un po' complicato. Bene, carissimi amici, per oggi vi salutiamo, grazie a tutti per seguirci e ci vediamo al prossimo filmato e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Grazie a tutti.